Allora, vediamo l'aggiornamento che ho appena installato sul KG IO 5 Play in versione BMW. Andiamo a vedere, adesso non mi ricordo la versione, la 1. È la versione 1.3.4, vediamo se riesco a ritornare di qua. Vediamo se riesco anche a mettere a fuoco. Sì, 1.3.4. L'ho installata 2 giorni fa e ho notato subito alcune cose interessanti. Prima di tutto comunque andiamo a vedere ancora se esistono altri aggiornamenti, perché KG in effetti ultimamente ne sta rilasciando diversi, per cui io per il collegamento uso sempre il mio wifi di casa, ma potrei tranquillamente farlo tramite hotspot. Andiamo a vedere nel frattempo se hanno rilasciato qualcosa. Ok, è l'ultima versione. Quello che volevo farvi vedere è che a livello di funzionalità tutto sommato non è cambiato molto, nel senso che sono rimaste le stesse, per cui non c'è un granché di più. Però quello che invece è stato introdotto, che ho trovato molto carino, è allora, il cruscotto così mi sembra assolutamente identico a prima. Quello che cambia è questo, è il secondo, andiamo a vederlo, ed è anche qui mi sembra assolutamente identico. Quello che è cambiato è che hanno introdotto un cruscotto in stile BMW, diciamo un cruscotto sportivo, dove mostra gli angoli di piega in tempo reale, la marcia inserita, la velocità, l'autonomia, i chilometri totali e la pressione degli pneumatici anteriore e posteriore, con l'indicazione dell'angolo di piega massimo sia verso sinistra che verso destra, e la cosa è sicuramente carina. Era una delle cose che effettivamente mancavano, che invece c'è ad esempio sul Connected Ride, però poi per il resto invece è rimasto sostanzialmente uguale, non è cambiato nulla, anche la barra sotto è ancora quella, e niente, ecco, l'unica cosa che diciamo ho iniziato ad utilizzare sempre con maggior soddisfazione, anzi facciamo così, usiamo il controller, è il navigatore che ho cambiato. Non uso più Google Maps, ultimamente utilizzo Waze, che ha effettivamente moltissimi vantaggi, perché in realtà mostra non solo gli autovelox mobili e fissi, mostra i dossi, mostra tutta una serie di cose, e devo dire che funziona anche molto bene. La pianificazione è possibile farla anche tramite smartphone, cioè utilizzando l'applicativo via smartphone, esattamente come si fa con Google Maps, e devo dire che io mi sono trovato molto bene. L'unica cosa che non ho ben capito, ma penso sia un problema di Waze, in effetti, è che quando si è in questa modalità io posso, vedete che il cursore si sposta, ma non ho trovato un modo, ma ripeto, può essere anche una mia, come si può dire, non ho trovato un modo per passare alla barra sotto. Con Google Maps normalmente si utilizza il cursore, il controller, spostandolo indietro, e mentre con Waze interrompe proprio la navigazione. Questo non so, io l'ho trovato abbastanza scomodo. L'unico modo che ho trovato è quello di uscire da Android Auto, tornare in questo caso vedete non lo sta facendo comunque. Ecco, questa è una delle poche cose fastidiose. Però facciamo una prova, vediamo se cambiando il tipo di controller invece le cose migliorano.
Allora, torniamo indietro, ho detto al cruscotto principale, andiamo nelle impostazioni, non mi ricordo quale fosse funzioni, telecomando, tipo di telecomando nav, e disabilitiamo magari lo scrolling verticale. A questo punto possiamo ritornare in Android Auto, allora qui si è disabilitato, in questo caso si torna indietro utilizzando, come potete vedere, la rotella non cambia nulla, l'unico modo che abbiamo è quello di usare il controller tirandolo e muovendolo, però anche qui non mi sembra che cambi nulla, nel senso che si è perso l'uso della rotella. Ecco, altra cosa che hanno messo a posto, non riesco a farvelo vedere adesso, è, mi hanno visto io le frecce, prima restavano ogni tanto le frecce viste da questo pannello. Questi indicatori in basso a sinistra e in basso a destra, che in caso di freccia automatica non si spegnevano, adesso mi è sembrato che si spengano correttamente. Ecco, l'unica cosa è proprio quella. Waze ha questo piccolo difetto e comunque lo segnalerò ai signori di TG, vediamo se loro riusciranno in qualche modo a... Va bene, direi che per il momento è tutto, era solo così un piccolo assaggio di cosa è stato introdotto. Comunque in ogni caso è sempre possibile, ripeto, tornare qua e, come si dice, e operare senza particolari problemi. Sì, è fastidioso all'inizio, poi in realtà vabbè, è una questione di un secondo premere sul display, poi immagino che lo sistemeranno anche loro, perché in Waze non ho trovato, in realtà è Waze che ha la funzione di back, per cui quando si torna indietro interrompe la navigazione, o meglio propone di interrompere la navigazione, cosa che invece non succede con Google Maps, perché bisogna per forza scegliere, però non ho trovato nessuna opzione. Se qualcuno di voi la conosce, scrivetemelo nei commenti, mi fate una cortesia. Va bene, qualcuno sicuramente più esperto, io purtroppo sono ancora abbastanza nuovo nel mondo Android Auto, per cui non faccio test. E Google Maps funziona esattamente come prima, quello, ripeto, però ecco, ultimamente devo dire meglio, vedete, con Google Maps io posso passare tranquillamente e tornare indietro, cosa che invece, facciamo un esempio, mettiamo di cliccare su Google Maps da qualche parte, sono qui, per tornare indietro muovo il controller e automaticamente, ecco, vedete che si è spostato. Va bene, tutto qui. Se avete commenti o domande in merito cercherò di darvi una mano come al solito, se posso, volentieri. Grazie, alla prossima.